Salve a tutti! E allora, sulla testata del Renault Turbo andiamo a fare il secondo passaggio di modifiche e nello stesso tempo di controlli. Quindi ho aggiustato i condotti sia di aspirazione che di scarico, anche se sullo scarico abbiamo fatto dei piccoli aggiustamenti, ma andiamo a vedere poi dopo. E allora che cosa andiamo a fare? Che dobbiamo seguire un passaggio per volta anche per quantificare se nella lavorazione dei condotti o quel poco di aggiustamento che abbiamo fatto, vediamo di andare ad avere un'idea di quanto è stato l'incremento. Prima, giustamente, andando a provare le valvole stesse che abbiamo fatto la prova iniziale. E poi, visto che mi sono procurato le valvole vecchie, ho riprofilato quelle vecchie aggiungendo un profilo diverso proprio per vedere poi di quantificare le modifiche di guadagno con le valvole sue e quelle modificate per avere un passaggio per volta, anche se andiamo a perdere qualcosa di tempo in più, ma andiamo a verificare se l'incremento l'abbiamo avuto nell'aggiustamento dei condotti o sul profilo delle valvole. Almeno sappiamo poi se dobbiamo andare a sistemare questo oppure prendere delle nuove con un profilo uguale a queste che abbiamo fatto. Ulteriormente poi, dopo questo primo controllo, andiamo a fare l'aggiustamento in camera per poi quantificare con ulteriore lavorazione, anche se andiamo a perdere qualcosa come appoggio o area di switch, ma lasceremo soltanto 1 e 2 come area di switch e andiamo a lavorare sulle due pareti e su qualche spigolatura che abbiamo interno alle sede, proprio per vedere se possiamo poi ulteriormente andare a modificare qualcosa in camera. Ulteriormente poi qualche altra modifica la andrò a fare simulando una camera diversa, quindi aggiungendo poi della plastichina sulla camera per vedere se eventualmente uno vorrebbe andare a creare qualche modifica in camera per vedere se ci sono degli incrementi oppure no. E allora andiamo a seguire, come ripeto, ho detto un passo alla volta proprio per avere le idee un po' più chiare. E allora le modifiche sono state fatte nei condotti sia di scarico che di aspirazione, ma il guadagno più eccessivo l'abbiamo avuto sullo scarico. Avrei preferito fare 50 e 50, ma vediamo, poi ci sarà un'ulteriore valutazione di poter lavorare la camera, come vi ho detto, però in questo modo andiamo soltanto a vedere un po' gli aggiustamenti dell'aspirazione e dello scarico, cosa è cambiato e anche l'aggiustamento poi ottenuto in fase finale con il profilo delle valvole, quindi cosa è cambiato con le valvole di aspirazione che da una parte abbiamo guadagnato nei bassi e abbiamo perso in alto. Quindi il comportamento del profilo della valvola di aspirazione ha due comportamenti diversi e quindi dobbiamo andare a trovare la giusta profilatura del disegno della valvola. Sullo scarico invece il profilo è già ben definito, quindi anzi con quel profilo dello scarico abbiamo un po' ripristinato qualche piccola imperfezione di lavorazione, non tanto come imperfezione, ma un aggiustamento del flusso come si va a comportare. Però andiamo a vedere i dati e quindi possiamo dare una valutazione più ampia e poi valuterò se sarà opportuno fare l'aggiustamento in camera o qualche altra modifica da poter fare anche così per acquisizione dei dati. D'accordo? E allora, questi sono i dati di lettura dell'aspirazione che definiti per adesso, quindi con un confronto veloce con l'altra testata che era fatta prima, vedete, va a cambiare poco, però vedete, si va a spostare in alto e qualche guadagno in basso, però ripeto,
in questo confronto dell'aspirazione, quello che va a comandare di più a livello di guadagni è sempre la camera di combustione. Quindi su questo poi andiamo un po' a riflettere di poter fare qualche lavorazione sulla camera. Per il discorso dei guadagni ottenuti, ora li andiamo a vedere, e prima di passare a questo passiamo alla definizione dello scarico, proprio perché, ripeto, questo è lo scarico. Passiamo dall'inizio. Aspetta, vado a togliere un po'. E allora, questo è il primo scarico che abbiamo provato sulla testata. Quindi con quello di aggiustamento che abbiamo ottenuto per adesso, vedete quando va a incidere a livello di cambiamento, vedete il grafico come si va a spostare di tanto. Però avrei preferito questo guadagno essere di meno e trovarlo sull'aspirazione, ma come vi ho detto, sull'aspirazione va a comandare la camera di combustione. Sullo scarico è bene o male un po' come sezionamento del condotto che va un po' ad avere dei miglioramenti, ma passiamo su quello che abbiamo ottenuto per adesso sullo scarico. Vedete qui questo gradino anomalo che abbiamo fatto nelle basse aperture, proprio dovuto a una geometria un po' che possiamo correggere poco a livello della guida valvola, che non posso andare a togliere, o qualche altra punto da poter lavorare. Però andando a fare una modifica sulla valvola, vedete il miglioramento che abbiamo ottenuto qua. Vedete, abbiamo tolto questa perdita che abbiamo avuto da 2 a 5 mm, anche se qualcosina l'abbiamo perso 1-2 CFM, voglio dire, in alto, ma poco ci importa. Alla fine abbiamo guadagnato nelle basse aperture, e questo ci va un po' a guadagnare anche a livello di far entrare più velocità anche dall'aspirazione, facendo il richiamo sullo scarico. E quindi questo lo andiamo a vedere ora nei confronti diretti di lettura, vedete? E allora, questo è quello dell'aspirazione poi finale, no? Quindi questa è la colonna dei dati iniziali in CFM che abbiamo avuto, e quindi con la lavorazione che era già stata fatta. E questi sono i miglioramenti ottenuti, anche se la maggior parte li abbiamo ottenuto da 9 mm in poi. Quindi vediamo se, andando a valutare di lavorare la camera, andiamo a guadagnare qualcosa nell'intermedio. Ripeto, anche se qualcosa lo andiamo a perdere sullo scarico, ma poco ci importa, visto che se andiamo a vedere sullo scarico il guadagno che abbiamo ottenuto è più esagerato, molto distaccato dall'aspirazione. Ma ripeto, abbiamo fatto poco lavorazione sia a livello di passaggio sede, non abbiamo modificato niente. Quindi questo tutto è un guadagno ottenuto dalla geometria della valvola e dall'aggiustamento nella sezione delle guida valvola e all'uscita un po'. Qualcosa a livello di intermedio del condotto che non aveva delle geometrie ottimizzate. Quindi vedete, da una media di 127 siamo passati a 153, e quindi anche in CFM finale da 160 a 204, quindi c'è un incremento di 40 CFM, che sono tanti per lo scarico. Vediamo, anche se, ripeto, andiamo a perdere qualcosa qui sullo scarico, vediamo se possiamo guadagnare qualcosa all'aspirazione. Ma ripeto, questo lo andiamo a vedere soltanto con queste prove, perché ad un primo impatto visivo del condotto di aspirazione e scarico il lavoro non sembrava male, capito? Quindi questo è quello che vado un po' a suggerire tutti. Questo lo andiamo a vedere soltanto dopo aver fatto queste prove. Ok, smonto la testata e andiamo a vedere poi così un po' più da vicino. E allora, cosa andiamo a valutare sulla testata? Che adesso, ripeto, l'ultima cosa che mi manca da fare è un po' andare a liberare la camera per dare un po' più sfogo all'aspirazione e vedere di avere qualche incremento in più. Ripeto, anche se qualcosa andiamo a perdere sullo scarico, abbiamo visto l'incremento che abbiamo avuto eccessivo sullo scarico.
e quindi anche in fase di incrocio ci potrebbe dare una mano ad avere più riempimento anche come effetto richiamo sull'aspirazione, anche se è una macchina turbo. Ma ripeto, andiamo a vedere che questa è l'aspirazione e lo scarico, quelli diciamo come profilo di serie, e quindi con questa modificata sia di aspirazione anche quello scarico. Mentre l'aspirazione abbiamo avuto due comportamenti diversi, quindi con la valvola riprofilata andava a guadagnare in basso, andava a perdere leggermente in alto, e invece con quella diciamo con il profilo originale aveva poco riempimento nei bassi ma andava ad avere più velocità in alto. Quindi dobbiamo trovare un giusto compromesso tra questo profilo e l'altro, proprio per avere meno svuotamento e dare più agevolazione al flusso, e nello stesso tempo andare a creare più velocità qui a livello di passaggio sete. Ma lo possiamo valutare dopo che abbiamo fatto quella lavorazione sulla camera. Sullo scarico invece vedete che dal profilo originale, con un profilo più leggermente più appiattito anche come lavorazione della valvola, andava ad avere non tanto l'incremento ma un adeguato aggiustamento a livello di comportamento nelle basse aperture. Se andiamo a vedere intanto qui, andiamo a notare l'aggiustamento fatto sull'aspirazione a livello anche di diametro, e ripeto ci sarebbe qualcosa a livello di curvatura ma lo andiamo a valutare dopo. Invece sullo scarico, se andiamo un po' a vedere a livello di comportamento, vedete, a parte l'interno sono state adeguate le giuste dimensioni di sezione, e quello che abbiamo avuto di incremento superiore l'abbiamo avuto anche a livello di sezione dove c'è il passaggio guida valvola. Quindi lì è un punto critico sullo scarico, e ripeto, peccato che non possa andare a modificare anche l'imbocco delle guide. E allora, sorpresa per voi, alla fine mi sono detto andiamo a lavorare una camera così andiamo a vedere il risultato ottenuti. Come pensavo, quello che ho migliorato anche diciamo sull'aspirazione, mi sono ritrovato con sorpresa anche un miglioramento sullo scarico. Quindi alla fine stavo un po' sulle spine e volevo capire un po' che cosa andavamo a fare. E allora sono felice per questo, e vi faccio andare a vedere, vi faccio vedere prima il grafico ottenuto con gli incrementi e poi andiamo a valutare la camera come è stata lavorata come aggiustamento. E allora questa è l'aspirazione come poco fa l'abbiamo fatto vedere, e quindi questo è l'aggiustamento poi finale che abbiamo ottenuto, vedete? Quindi l'incremento c'è stato da 1 mm fino a 11 mm, poi un po' in alto va a eguagliare diciamo la portata precedente, ma proprio perché non è stato fatto nessuna lavorazione a livello di dimensione del condotto. Quindi ora vediamo diciamo il riquadro finale con gli aggiornamenti in CFM ottenuti per adesso. Sullo scarico invece andiamo a vedere, partendo e allora dallo stato iniziale. Questa è stata la prima lavorazione quando abbiamo avuto quel decadimento qui, quella perdita di riempimento qui a queste aperture da 3 fino a 5. La seconda poi è stato sistemato con diciamo la geometria della valvola, e questo è l'incremento che abbiamo ottenuto ancora andando a sistemare anche la camera a livello di lavorazione. Quindi se andiamo a mettere i due grafici a confronto, vedete dopo 6 mm abbiamo lo stesso andamento di lavorazione, proprio perché a livello di condotto non è cambiato niente, e questo incremento che abbiamo avuto da 1 mm fino a 5 mm l'abbiamo avuto soltanto per la camera lavorata. E ripeto, anche sull'aspirazione ho fatto
una geometria della valvola con un compromesso tra la prima e la seconda lavorazione, quindi abbiamo lasciato un ringrosso sullo stelo e un riprofilamento all'uscita qui a livello del piatto della valvola. Quindi questa parte centrale l'abbiamo lasciata originale, abbiamo lavorato sull'accorgimento qui finale. E i dati finali poi sono questi ottenuti. E allora per l'aspirazione è cambiato il profilo, vedete già c'è anche qui un distacco nelle basse aperture e abbiamo avuto un incremento anche superiore qui nelle aperture più alte. Quindi i numeri in CFM sono stati cambiati. Sullo scarico abbiamo ottenuto ancora qualcosa di più e quindi vedete un po' come si va a distaccare anche nelle basse aperture, proprio perché abbiamo avuto quell'incremento in più rispetto a quello finale, che poi da 10 in poi non è cambiato nulla, ma qui l'abbiamo avuto questo distacco. E ripeto, nei due confronti il grafico può variare in altezza per i dati qui che vanno a cambiare massimale in automatico del grafico, però quelli che dobbiamo al limite valutare sono sempre qui nel riquadro a sinistra. D'accordo, andiamo a vedere in camera cosa è cambiato. E allora ecco il lavoro completato. Vedete, intanto per le valvole da questa scelta si è passati a questa scelta. Ripeto, non è stato lavorato qui nel profilo interno, ma soltanto prima del 45 gradi. Questo è bene o male una lavorazione intermedia tra l'originale e quella finale. Poi per il lavoro sulla camera di aggiustamento ne ho fatto, come vedete, soltanto una, ancora che devo definire un po' meglio le pareti, però a livello di comportamento, vedete, questa è la lavorazione che abbiamo fatto come dimensionamento rispetto a questa più sfaccettata e più squadrata come allineamento di camera. Quindi questo è andato a cambiare e ripeto, con questo parete che abbiamo lavorato abbiamo migliorato sia l'aspirazione e anche lo scarico anche con un po' di inattesa dei dati, perché mi aspettavo qualcosa di andare a perdere, invece abbiamo visto un miglioramento ottenuto. E allora qualche cosa ancora di diverso si potrebbe fare, però per adesso ci fermiamo qui, anche perché questa è una stradale non troppo spinta proprio, quindi ci atteniamo un po' a queste ultime modifiche. D'accordo, mettete un mi piace se tutto è stato di vostro gradimento e andiamo più avanti con altri video di nuove lavorazioni.